Ci aveva detto che saremmo arrivati al paese in pochi minuti. In realtà quel viaggio fu più lungo del previsto. Come vedi, se vuoi raccontare una storia successa al passato, devi saper utilizzare il condizionale composto. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Ma quando si usa questo tempo verbale, vediamo alcuni esempi. Mi sarebbe piaciuto fare l'attrice. Avrei voluto provare l'emozione di uscire sul palcoscenico e recitare in uno spettacolo teatrale. In questo caso il condizionale composto esprime un desiderio non realizzato. E tra l'altro questo è vero perché si tratta del mio sogno nel cassetto. Chissà se anche tu hai un sogno nel cassetto. Ti chiedo di scriverlo qui sotto nei commenti. A quanto pare l'incendio sarebbe stato provocato da un mozzicone di sigaretta lasciato nel bosco da un gruppo di giovani ragazzi. Il condizionale composto può anche essere utilizzato per dare un'informazione su un avvenimento passato non sicuro al 100%. Prima di passare al terzo esempio, che è poi quello che mette in seria difficoltà gli studenti di italiano, ti invito ad iscriverti alla mia newsletter e a scaricare questa guida gratuita sui 10 elementi essenziali per imparare l'italiano. Basta andare sul mio sito elisabetta.maccani.com. Mi disse che se ne sarebbe andato alla fine dell'inverno. Sarebbe rimasto volentieri, ma purtroppo non aveva scelta. Questo è un esempio di futuro nel passato, ma soffermiamoci un momento su questo punto. La frase è: mi disse che se ne sarebbe andato alla fine dell'inverno. Ebbene, qui abbiamo due azioni, entrambe al passato. L'azione più passata è mi disse, invece che se ne sarebbe andato è un'azione sempre nel passato, ma che rappresenta un'azione futura rispetto alla prima azione, quella più passata. Questo è proprio il futuro nel passato. Fino ad ora abbiamo parlato dell'uso del condizionale composto, ma come si forma? Con l'ausiliare, innanzitutto, essere o avere coniugato al condizionale presente più il participio passato. Ebbene, cominciamo dall'inizio e vediamo se ti ricordi come si coniugano gli ausiliari al condizionale. Cominciamo dal verbo essere. Io sarei, tu saresti, lui o lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste e loro sarebbero. Passiamo ora ad avere, quindi al verbo avere, che diventa io avrei, tu avresti, lui o lei avrebbe, noi avremmo, voi avreste e loro avrebbero. Ora ti voglio raccontare una barzelletta. Sì, hai capito bene, credo sia la prima su questo canale. Prima di farlo però ti ricordo che sul condizionale ho pubblicato altre 2 video lezioni, una sui verbi regolari e l'altra sui verbi irregolari. Lascerò il link della playlist sia qui nella scheda che qui sotto nei commenti.
Ed ora eccoci alla barzelletta. Ricorda che la dovrai completare con i verbi al condizionale. Condizionale semplice e composto. Vedi tu. Un impiegato va dal suo capo e dice: «Mi scusi», verbo potere, «avere una giornata libera per andare a fare le spese di Natale con mia moglie?» «Ovviamente no», risponde il capo. «La ringrazio di cuore, signore, sapevo che», verbo potere, «contare sul suo aiuto». Spero che ti sia piaciuta, aspetto le risposte qui sotto nei commenti. Anche se oggi hai imparato ad utilizzare il condizionale composto, non è detto che tu lo sappia utilizzare nel periodo ipotetico. Ecco perché il prossimo passo è quello di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.